Ciao da Gabriele di Stati Calmo, il canale che tramite vari domini della statistica aiuta la tua azienda e anche organizzazione nel fare decisioni più rigorose. Oggi ti mostro un caso che purtroppo mi suscita una serie di sentimenti non gradevoli, come ad esempio la tristezza. La persona diceva questo: ho un modello LSTM, ossia un particolare e avanzato tipo di netero neurale che è andata un po' di moda negli ultimi anni e ho appiccicato qua sotto così come dataset. Ha a che fare con il Forex, in particolare con lo scambio euro-dollaro. Voglio predire il prezzo dati alcuni dati riguardanti indicatori che, dice la persona, sono usati come colonne per le previsioni. Ci sono all'incirca 3600 punti o osservazioni nel file. Ho elaborato gli iperparametri così come la ricerca a griglia, un termine tecnico. E qui una serie di altri termini tecnici che hanno a che fare con le ottimizzazioni che la persona ha utilizzato nel modello. Posso fornire altri dati a seconda di ciò che hai bisogno. L'errore corrente, ossia l'MSE, è 0.001892 e qua ho tolto delle cifre che non ci servono, ma vorrei arrivare a una cifra che è all'incirca 1000 volte inferiore, almeno. Puoi usare anche un modello diverso se vuoi. Io ho provato con un albero decisionale e un altro modello, ma i risultati erano peggiori. Io in un altro video avevo già detto che quando si ha a che fare con dati finanziari e si vuole costruire un modello statistico, nella maggior parte dei casi si fallisce. Andiamo a vedere questi dati. Io li ho caricati su Jasper, come sai, visto che lo trovo più rapido rispetto ad altre strategie. Abbiamo l'apertura, la chiusura, il minimo e la chiusura e quella serie di indicatori che di solito si trovano su quasi tutti i siti di Forex. Bada bene che la maggior parte di questi indicatori vengono costruiti con questi 4 dati essenzialmente. Prima di passare all'analisi, io voglio farti vedere il modello che ha fatto questa persona. Qui ha caricato una serie di librerie e questo è essenzialmente il suo modello. Io non è che mi sento triste qui mi cadono le braccia, perché questa persona ha fatto cosa? Ha cercato su Google modello previsioni finanziarie, ha trovato la cosa che va più di moda negli ultimi 3 anni, ossia il modello Long Short Term Memory, che come ho anticipato è un particolare tipo di rete neurale e già di per sé le reti neurali sono molto complesse da capire. Quindi cosa ha fatto? Ha incollato il codice, ha eseguito con tutti i limiti del caso, tipo questa cosa qui fatta un po' a casaccio, basta. Questi sono i suoi risultati. Niente selezioni variabili, niente analisi delle significatività, ma sì, utilizziamo il modello più avanzato del mondo, interpretiamo a muzzo i risultati e poi vediamo cosa viene fuori, perché questa è l'idea che mi sono fatto io purtroppo. Io in un altro video ti ho detto che esiste anche un modo da contabile di fare statistica, in realtà ce n'è un altro, perché mentre l'approccio contabile di fare statistica in un certo senso è molto limitante perché non è la parte della creazione di significati, poi c'è un altro modo di fare statistica che è il metodo degli informatici. Col metodo degli informatici fai danni, perché se tu salti tutte le parti che vengono prima, ossia l'analisi dei dati, fai modelli inutili o addirittura dannosi. Questo è un modello dannoso e adesso ti farò vedere il perché. Poi a me veramente spiace perché questa gente legge cose scritte da chi ha un approccio informatico, ma io me la prendo con chi scrive certe con chi scrive certe fesserie. Io mi sento arrabbiato quando vedo persone che si fidano di altre persone che scrivono di statistica con un approccio informatico e poi vengono fuori queste cose. Andiamo a vedere. Allora, io come primissima cosa in assoluto, che sono proprio le basi, mi sono fatto un bel grafico di quella che è la nostra variabile obiettivo. Lui non l'ha specificato, io ho assunto che volesse il prezzo di chiusura del cambio e così è. Ora, se uno vuole fare il modello più semplice che esiste nella statistica, ossia il modello di regressione lineare, il primo controllo che serve fare è se la tua variabile obiettivo si distribuisce con una normale o con una curva di campana. Questa non è una curva di campana, questa si chiama distribuzione bimodale, vedi che ha 2 campane in un certo senso. Quindi già qui abbiamo l'informazione che un modello di regressione non è ottimale, bisogna lavorarci sopra. Secondo controllo mi sono fatto le correlazioni. Guarda qui, se avrai visto un altro mio video,
io ho messo in guardia da quello che si chiama collinearità, ossia variabili troppo correlate. Guarda, qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 variabili collineari, 6 variabili collineari. Lui cosa ha fatto? Ha fatto il modello, ci ha ficcato dentro tutto e poi mi scrive: ho ottenuto un errore così che sembra effettivamente basso, ma lo voglio 1000 volte inferiore. Al che, con queste informazioni, io ho fatto un'analisi di correlazione più rigorosa sia col metodo bayesiano, e a questo punto ci vengono fuori tutte correlazioni. Poi io ho fatto anche quella non lineare per scrupolo, perché si fa così. Non si fanno modelli a casaccio, ci si fa degli scrupoli e vengono fuori tutte cose significative. Avere cose significative è garanzia di un modello performante? No, e adesso vedrai. Poi qui io mi sono fatto anche lo studio ancora più approfondito della correlazione studiata col metodo bayesiano, e qua vediamo l'evidenza in funzione del numero di osservazioni. Quindi queste due sicuramente le teniamo buoni. Questo sicuramente lo teniamo buoni. Qua mi verrebbe da dire che è una forma un po' strana, nel senso che una cosa del genere l'ho vista poche volte, ma facciamo finta che questa cosa non è un grosso problema. Anche qui abbiamo una forma un po' strana, però qui comunque sappiamo che l'evidenza è favorevole alla ipotesi alternativa e quindi che ci serve quella variabile all'aumentare delle osservazioni. Anche qui vedo una forma strana, io li chiamo ciuffi questi, in realtà indicano una cosa che ti spiegherò dopo. E anche qui abbiamo le stesse conclusioni di prima, e essenzialmente per tutte le variabili significative abbiamo questo tipo di forte evidenza. Andiamo alla parte di modello e, come vedi, tutti i modelli col metodo bayesiano li mette dentro, e quello migliore spiega l'8,5%. 8,5%. Qui mi sono fatto un grafico dei coefficienti, dove praticamente questi qua sembrano i più problematici perché risultano i più instabili. Vedi che hanno un intervallo molto più ampio rispetto agli altri. E alla fine ho fatto un modello di regressione classico. Come vedi abbiamo tutte variabili significative come si vedeva dalla correlazione. Abbiamo un R quadro aggiustato dell'8% che fa schifo, e qua ti vorrei far notare questo valore. No, qui abbiamo un RMSE e lui aveva un MSE. Semplicemente, se noi facciamo la radice del valore che aveva lui, ci viene fuori questo valore, e il suo valore è circa 3 volte peggio del valore che ho avuto io. Ma ti faccio notare che io questa performance, che sembra buona, l'ho ottenuta con un modello base, non con il bazooka della statistica. Questo perché, ripeto, c'è gente che scrive articoli tecnici dove secondo loro per fare le cose bene serve avere il modello uscito l'altro giorno, che tra l'altro, ripeto, ha una complessità tecnica dietro molto elevata. Cioè, la regressione semplice te la cavi a parole a capirla. Il modello long short term memory servono i disegnini, perché è così complesso che ti servono i disegnini. Praticamente, come forse avrai intuito dal nome, è un modello che ha memoria sia a breve che a lungo termine. Ma la matematica che c'è dietro nemmeno te la sto a raccontare, a parte che non la so, nel senso ho provato a leggerla e, come ti ho anticipato, è molto complesso. A seguire ho fatto una serie di grafici di diagnostica che essenzialmente fanno vedere che il modello non è che si può migliorare, fa schifo. Nel senso, nonostante abbiamo variabili significative, il modello fa comunque schifo. Una delle ragioni è che abbiamo a che fare con una serie storica. E qui si potrebbe dire che, in un certo senso, i modelli che hanno memoria a breve e lungo termine ti vanno a includere quella che è l'influenza passata della variabile obiettivo. Cioè, le serie storiche essenzialmente vengono costruite anche grazie alle autocorrelazioni. Come ho detto in un altro video, autocorrelazione significa che il passato della tua variabile spiega anche il presente e potrebbe spiegare anche il futuro. Di solito si fa la correlazione fra variabili e l'autocorrelazione viene fatta sulla variabile stessa. Uno dei punti di miglioramento è inserire la variabile ritardata della variabile obiettivo, ma non di sicuro andare giù subito con il modello più potente dell'universo, anche perché, ripeto, il suo va peggio di quello che è indicato qua. Quindi si va di nuovo alle considerazioni di un altro video. Quando si ha a che fare con dati finanziari, se tu mi vai a prendere le colonne facili da ottenere, non avrai mai buoni risultati. Mai. E il problema è che, come avrai notato, io mi sono scritto anche quanto questa persona chiedeva per questo lavoro.
Con una cifra del genere, e guarda bene l'intervallo delle offerte, chi rispondeva a questo lavoro gli chiedeva dai $150 ai 100. Con questo budget qua, tu vai a cercare i truffatori. Non ha senso mettere una metrica così senza affiancare anche ad altre o dai grafici di diagnostica. Non ha senso, ti vai a cercare la truffa, anche perché se tu ne inserisci una e basta di metrica, rischi di andare a finire nella situazione dove hai un modello che spiega troppo sui dati di train, ossia l'addestramento, e poi sulla fase di test fa schifo. Quindi cos'è che bisognava fare in questo caso per avere un modello più performante? La cosa più costosa, cioè cercare variabili, ad esempio il differenziale, giusto per dirne una, il differenziale dei tassi applicati dalla Banca Centrale Americana e quelli applicati dalla Banca Centrale Europea. Si sa già, ma da tempo, che se ad esempio quelli europei risultano più alti di quelli americani, avrai un flusso di capitali che si spostano dalla parte dove rende di più. Ma la ricerca di variabili esterne costa tempo ed è la parte più costosa della statistica, come ho fatto anche presente in altri video. La parte di raccolta, pulizia ed organizzazione dei dati è la parte più costosa ed è per quello che fare statistica con i dati finanziari non è accessibile, non te la cavi né con 100 euro né con 300 euro, nemmeno con 500 e nella maggior parte dei casi nemmeno con 1000, anche perché, e qui si va su un discorso vecchissimo, se io avessi il modello che fa per te, perché te lo devo vendere? Cioè negli anni 70 dicevano ho trovato il sistemone per fare i soldi con la lotteria. Oggi ci si è un po' scientizzati, come avrebbe detto Augusto Conte, e al posto del sistemone della lotteria abbiamo il mega super modello dell'apprendimento automatico che pensa di fare il lavoro. In realtà no, non lo fa. Se tu non hai i dati, non lo fa. Non è un caso che una decina di anni fa si diceva meglio avere tanti dati che un modello complesso. Lo diceva Google, lo dicevano tutte le grosse aziende. Avere tanti dati, inteso sia come numero di righe che come numero di colonne, batte quasi sempre la complessità del modello che vai a utilizzare. Ora, si potrebbe verificare quel discorso dell'autocorrelazione. Sì, io vado su forecasting, come ho fatto vedere in altre cose, vado qui, gli dico 1 se è continua, 1, autocorrelazioni parziali. Non c'è autocorrelazione, come puoi vedere qua sotto, quindi questa cosa già dà meno motivi per usare un modello che integra la memoria della variabile obiettivo. Concludo di nuovo sul budget per incarare la dose. Per una volta questo budget qui è proprio quella cosa che fanno usare sangue allo squalo di turno. Queste persone qua sono tutte gente che annusa la debolezza di questo annuncio e propone una cifra all'incirca del budget in modo che se anche la persona in questione si brucia con poco. Ed è così che si fanno le truffe su larga scala, con poche conseguenze legali. Non serve andare a fare il prelievo da 2 milioni di dollari in una banca o vendere diamanti che poi perdono il 70% nel giro di qualche mese. Basta semplicemente proporre una cosa poco costosa, relativamente parlando, a decine e migliaia di persone, qualcuno comprerà e tu molto relativamente facilmente, al netto delle spese in pubblicità, farai milioni. E se anche tu vuoi farti fregare con i modelli statistici applicati alla finanza, sai chi chiamare. Ciao!